No, ma guardi, io voglio essere molto razionale, credo che ci sia bisogno di razionalità in questa questione, quindi da questo punto di vista sono totalmente d'accordo con la Marcegaglia. Mi spiego però, nel senso che il sì o il no al nucleare si può basare su dati razionali senza essere, come dire, coinvolti in dati emozionali. Io non ho mai avuto dubbi di questo, e cioè si tratta di fare, diciamo, quello che gli esperti chiamano un bilancio di costi e benefici. E il mio giudizio del nucleare, che è un giudizio di carattere negativo, nasce da una scelta razionale, non da una scelta emotiva. Dopodiché, se mi permette un'aggiunta ancora, è evidente che però non si può non tener conto di quanto è avvenuto in Giappone, non c'è niente di emozionale in questo, c'è semplicemente un dato di assoluta verifica, lo diceva Rubbia non più tardi di qualche giorno fa in un'intervista, che quando si dice il nucleare è sicuro ci si basa su un dato probabilistico, e cioè sicuro magari in una scala da 1 a 1000, ma può succedere l'1 e le conseguenze, come si vede, possono essere devastanti. Quindi da questo punto di vista è una riflessione razionale. Ma guardi, tornando al ragionamento che le ho fatto prima, è evidente che come dire, per la Presidente di un'associazione, l'associazione degli imprenditori, come dire, l'interesse è, come si potrebbe dire, cogente rispetto ad investimenti di miliardi, ma lo dico in senso assolutamente, non c'è nessun, ecco, non vorrei che ci fosse nessun velo di interpretazione malevole, è un fatto naturale, mi sembrerebbe, come dire, stupefacente l'incontrario, ecco, mi domanderei l'incontrario cosa c'è dietro. E, come dire, dopodiché starei per dire che c'è un po' una veteroconcezione degli investimenti, ma questo, come dire, è già un discorso più raffinato. Se per questo c'è anche un altro famoso e clamoroso referendum non rispettato, quello del finanziamento pubblico ai partiti, no? Quindi da questo punto di vista, come dire, ahimè non è l'unico caso in cui un'espressione molto netta dei cittadini è stata disattesa. Dopodiché, per l'amor di Dio, io torno a dire, non mi scandalizzo di niente, la legge sui referendum deve essere abbastanza chiara, quando c'è un risultato, dopo alcuni anni teoricamente si può riprendere in considerazione la questione, quindi che il governo l'abbia fatto, come dire, può essere discutibile dal punto di vista di un giudizio politico, ma poteva farlo, come i cittadini potevano raccogliere le firme per dire ancora una volta di no. Io però ritorno sul ragionamento, se mi permette, che ho fatto all'inizio. Io non vorrei che come dire, dividessimo il giudizio fra i favorevoli e i contrari, per cui i favorevoli sono i razionali, insisto, e i contrari sono gli irrazionali che si muovono sull'onda emotiva. Io sono convinto che sulla base di una riflessione molto seria di costi e benefici, oggi le persone razionali non possono che giungere alla conclusione a cui giunsero i cittadini tanti anni fa, cioè non ha alcun senso oggi far entrare l'Italia in questo campo. Beh, se mi permette, il PD è instabile, come dire, per antonomasia, come si può dire, non c'è una questione sulla quale il PD abbia una posizione univoca, quindi diciamo che sarebbe una sorpresa all'incontrario. Ma è evidente che, allora, torniamo sempre al discorso razionale. È chiaro che l'Italia ha un problema molto forte, che è quello di essere totalmente dipendente per quanto riguarda le fonti energetiche da altri paesi, e questo crea molti problemi, come si vede, fra l'altro, come si è visto anche con le vicende libiche. Quindi da questo punto di vista è evidente che quando qualcuno ti dice ma come, c'è il nucleare,
non è rischioso, è pulito e via discorrendo, come dire, e poi ti spiega magari che il rischio c'era, ma c'era nei impianti come quello di Chernobyl, di generazioni tecnologiche sorpassate, eccetera, eccetera, ci può essere la tentazione di arrivare alla conclusione, anche perché non nascondiamoci dietro un dito, fare centrali nucleari è un gigantesco business, di dire di sì, la tentazione, come dire, in molti c'è. Dopodiché è evidente che la vicenda giapponese ha creato una bella questione, cioè ha dimostrato, torno a dire, che il nucleare anche di generazioni più avanzate è tutt'altro che sicuro, come Rubbia ha ripetuto all'infinito. È chiaro che si può calcolare anche con le tecnologie più moderne un grado ancora più ampio di sicurezza, ma dire che in assoluto non può succedere nulla, oggi non è possibile, e quindi anche, starei per dire, per motivi emozionali i partiti hanno fatto più di qualche retromarcia. Io inviterei davvero tutti però a riflettere razionalmente se ha senso un investimento di questo tipo. Io torno a dire, credo che oggi ci possano essere alternative molto più valide, molto più credibili per rendere l'Italia autonoma dal punto di vista energetico. Questo è il punto. Beh, certo che influisce, che come dire, che in questa vicenda, come dire, nel nucleare avremmo finito per essere apparentemente autonomi e invece ancora di più, diciamo, sostanzialmente, come si può dire, valvassini o vassalli della Francia, mi pare assolutamente evidente, perché è chiaro che ad oggi tra i nostri vicini, quelli che hanno la tecnologia, nel caso noi facessimo questi impianti da venderci, sono proprio i cugini francesi. Chiaro che per i francesi un'operazione di questo tipo era grasso che colava. Però mi sembra che oggi, come dire, anche in Francia come in Germania la riflessione sia un tantinello più, come dire, più razionale di quanto non lo sia in Italia. Guardi, al momento, anche se, come dire, ecco perché dico che poi purtroppo in questa scelta magari ci fosse il razionale, ma ci si muove sotto le ondate emotive. Ad oggi è chiaro che nessun partito ha il coraggio di scegliere definitivamente il nucleare finché non passa l'ondata giapponese, quindi se dovessi rispondere oggi direi che in questo momento il nucleare è tramontato. Dopodiché, insisto per fare un esempio, veda la vicenda del finanziamento pubblico ai partiti, passata la festa gabbato lo santo, quindi come dire, il rischio che per l'appunto passata l'ondata emozionale qualcuno al di là dei risultati di questo referendum tenti di farla l'operazione c'è sempre, per cui sarebbe molto meglio che al di là della moratoria si giungesse invece ad una scelta definitiva. E la si facesse, insisto, sulla base di un dato semplicissimo, costi e benefici. Se uno fa un ragionamento razionale e serio sui costi e benefici non può che giungere alla conclusione che oggi il nucleare, almeno per quanto riguarda il nostro Paese, non ha senso.